gente, sono Iso e oggi vi racconterò la mitica battaglia del KVK. Siamo nel mitico KVK in eroico, uno molto semplice, diviso in 4 campi con l'aggiunta delle abilità. In questo caso siamo il campo dell'acqua e questi sono tutti i regni che sono con noi. I nostri alleati invece sono il campo del fuoco, un campo veramente forte. Quindi i nostri avversari saranno campo della terra e campo del vento, campo con il quale ci sfideremo nella zona 5 per il controllo del santuario. Infatti mi sono preparato al meglio per la battaglia, completando varie missioni dei bastioni e sbloccando le abilità più utili. Oltre a questo il mio regno è arrivato terzo nella classifica pre-KVK, sbloccando l'1% di tutto il danno, mentre i nostri compagni di campo secondi ottenendo il 2%. Perfetto. Il mio obiettivo di questo KVK è quello di incrementare i miei kill point e passare da 300 milioni a 450 milioni, quindi un incremento di 150 milioni di kill point. Ci riuscirò? Non ne ho proprio idea. Bene, mancavano solo pochi minuti all'apertura dei passi e tutti i giocatori più forti si erano già riuniti, pronti per la guerra. E così iniziarono i combattimenti. Il nostro obiettivo era quello di rallentare il più possibile il nemico, permettendoci di costruire le nostre fortezze principali vicino al santuario. Nel mentre, nella parte più elevata della zona, i nostri compagni stavano combattendo un'altra battaglia. I combattimenti continuarono senza sosta e l'Alleanza 848A riuscì a distruggere 2 fortezze nemiche. Bel lavoro! Yeah, boy. Kaboom? Yes, Rico. Kaboom. E nel mentre che i miei compagni combattevano ferocemente, io ero tipo... E così dopo diverse ore il primo giorno di battaglia terminò con una nostra enorme avanzata verso il nemico. Giorno 2. Nel secondo giorno le battaglie erano ancora aperte e durante la notte il clan 306A avanzò con forza circondando il nemico. Sembrava andare tutto bene, giusto? Nope. Nella parte alta della zona il nemico riuscì a circondare i nostri compagni. Come fare per aiutarli? E fu allora che i 93C entrarono in azione, effettuando il wall jump. Per questa operazione vennero chiamate a rapporto tutte le farm di ogni giocatore. Così si unirono alla battaglia pure le 2 mie fattorie. L'operazione era molto semplice, creare una linea di difesa e aiutare i nostri compagni. L'unico problema? Tenere aperti 3 profili contemporaneamente in punti diversi e registrare il tutto. I miei occhi stavano soffrendo. In poco tempo il piano funzionò perfettamente. Il nemico ormai stanco non riuscì più a sostenere la nostra avanzata. Era il momento di sferrare il colpo di grazia. E così terminò il secondo giorno di guerra, con la fortezza nemica in fiamme. Terzo giorno di guerra. Ultimo giorno di battaglia. Questo sarebbe stato il giorno decisivo. Durante il nostro momento di inattività, il campo del vento prese terreno e piazzò nuove fortezze difensive attorno al santuario. Insomma, la situazione si stava ribaltando. E mancavano solo 2 ore all'apertura. Nonostante fossi circondato da solo giocatori T5, ero pronto a combattere. E proprio verso gli ultimi minuti, tutto il campo dell'acqua si spinse verso il santuario per un ultimo attacco.
Siamo riusciti a conquistarlo, quindi abbiamo vinto. No. Ora è arrivato il momento di difenderlo per altre 4 ore. Così abbiamo combattuto, ancora e ancora e ancora. Eh sì, la stanchezza si faceva sentire. E proprio durante la fine, quando mancavano solo 8 minuti... Tre, 2, 1. Finalmente il santuario è stato conquistato, definitivamente. Questo segnò la fine di una grande battaglia. E sapete cosa c'è di bello dopo una grande vittoria? Le risorse. Dopo la fine della battaglia le bandiere nemiche iniziarono a bruciare, così come le loro città. E con il passare del tempo anche le loro fortezze. Questa è la fine della mitica battaglia della Zona 5 durata 3 giorni. Infatti in questo momento nella Zona 5 regna la pace e la totale armonia. Ma ora tiriamo i numeri. Sono passato da 302.974.992 kill point a 353.684.523. Quindi un incremento di 50 milioni di kill points. Non male. E invece quante truppe sono finite nel Valhalla? Un totale di 311.250 morti. Ma se vogliamo contare pure le 2 fattorie che hanno partecipato alla battaglia, siamo a farm numero 1 a 306.657 morti e la farm numero 2 227.317. Quindi sommando tutte e tre siamo a un totale di 845.224 morti. Anzi, ma in tutto questo i nostri alleati, il campo del fuoco che fine ha fatto? Pure il campo del fuoco è riuscito a ottenere una grande vittoria, bravissimi. Detto questo, il video finisce qui. Naturalmente questo è solo l'inizio di altre battaglie che ci attenderanno più avanti, sia per i passi 7 che per la grande Ziggurat. Bene, da Iso è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un nuovo video, bye bye!